Ciao a tutti, sono Debbie, buon anno nuovo! E qual è il modo migliore di iniziare un anno nuovo se non con un film di Checco Zalone? Infatti oggi esce nelle sale Tolo Tolo, un film attesissimo e su cui avevamo veramente pochissime informazioni. Il materiale promozionale includeva un poster e un video musicale che è stato utilizzato come trailer. Sapevamo che si trattava di immigrazione, che sarebbe stato ambientato in Africa, che avrebbe trattato delle problematiche del nostro paese, ma oltre a quello c'era molto mistero. Questo ha aumentato la curiosità nei confronti del film e l'ha anche protetto non rivelando e quindi non rovinando molte delle battute presenti nel film. Spesso con le commedie la maggior parte delle battute migliori vengono già mostrate nei trailer. Quindi poi alla visione vera e propria del film quelle battute non ci fanno più ridere così tanto. Per non rovinare la storia, infatti, oggi non dirò spoiler riguardanti la trama del film, quindi non preoccupatevi se non l'avete ancora guardato, anche se vi consiglio caldamente di andare a vederlo. Andate a vederlo anche se non siete appassionati del genere, anche se non amate il personaggio di Checco Zalone, perché è veramente un film bellissimo. Se avete già visto altri film con Checco Zalone come protagonista, quindi Sole Catinelle, Cado dalle nubi, Che bella giornata, Quo vado, qui con Tolo Tolo noterete alcune differenze proprio nel modo in cui sono state impostate le scene. Infatti in Tolo Tolo ci sono molte innovazioni rispetto alle chiamiamole semplici riprese a cui eravamo abituati. Qui troviamo flashback, scenari immaginati dai protagonisti, scene che sono state modificate con l'uso intenso di effetti digitali, anche il modo in cui vengono proposte le musiche è molto diverso. Questo è perché, nonostante noi abbiamo sempre associato solo ed esclusivamente Checco ai suoi film precedenti, in realtà erano tutti diretti da un'altra persona, Gennaro Nunziante. Questa volta invece è proprio Luca Medici, Checco, ad essere regista, quindi vediamo come lui abbia voluto proporci le tematiche del film. Nonostante io sia appassionatissima dei film con Checco Zalone, sono andata a vedere Tolo Tolo con il beneficio del dubbio, perché comunque erano 4-5 film che ci venivano riproposti più o meno gli stessi argomenti, e temevo che i contenuti da esplorare fossero più o meno esauriti. E invece sia per il modo innovativo di cui parlavo prima, in cui sono state trattate molte scene, sia per i temi trattati, questo film è veramente una boccata di aria fresca. Il tema principale del film è l'Africa. Non si sa quale punto dell'Africa, una generica Africa, che è un po' come dire Asia o Europa, perché in fondo la Danimarca e la Romania sono due gocce d'acqua, così come la Polonia e la Spagna. Questo è perché in Italia abbiamo una concezione molto vaga del continente africano, che è vicinissimo a noi, e degli immigrati. Per quanti anni siamo andati avanti a chiamare qualsiasi extracomunitario il marocchino? E già questa è la prima ironia che il film fa su di noi. Comunque, la generica Africa rappresenta nel film e nella vita reale uno dei maggiori punti di origine di tantissimi immigrati che arrivano nel nostro paese. Il nostro Checco è il solito Checco, quindi l'unione di tutti gli stereotipi, i luoghi comuni sul cittadino italiano. Checco è sempre in balia di problematiche legate al mondo del lavoro, è esperto di sussidi, di moduli, 730, F24, dell'INPS, è molto legato alla famiglia, alle tradizioni, alle raccomandazioni, è sempre nei guai, ma in qualche modo riesce sempre a cavarsela. In Tolo Tolo, per un motivo o l'altro, che non vi racconterò per non rovinare nulla, Checco finisce in Africa. In Africa inizia un percorso lungo il quale conosce molte persone, con alcune fa amicizia, con altre un po' meno, ma conosce un mondo completamente diverso dal suo e ci viene mostrato cosa noi pensiamo di quel mondo e di cosa quel mondo pensa di noi. Sto cercando di rimanere il più vaga possibile, quindi perdonatevi, ma dicendo qualsiasi cosa in più potrebbe rovinarsi la storia. Quello che posso dirvi è quello che ci aspettavamo un po' tutti, e cioè che Checco è sempre Checco. Non è razzista, non è cattivo, ma durante il suo percorso in Africa vede moltissime cose che commenta in modo molto ingenuo. In tutti i suoi film, Checco rappresenta l'unione di tutti gli stereotipi del cittadino medio, in cui tutti prima o poi ci siamo rivisti, non scampa nessuno. Quindi appunto il cittadino disperato per il posto fisso, meglio ancora se da dipendente statale, sempre in balia della burocrazia italiana, sempre con una mano nelle raccomandazioni, fortemente dipendente dalla famiglia. Ma oltre a questo, Checco mostra anche i lati più negativi del nostro paese,
problematiche enormi come la corruzione, la mafia, ma anche i lati negativi del nostro modo di pensare. Nei suoi anni di cinema ha fatto ironia sull'omosessualità, sugli stranieri, sulle donne in posti di lavoro importanti, sul terrorismo, con battute molto dirette e molto forti. Ma questo non significa che lui sia omofobo, che odi le donne, che sia razzista o che noi tutti siamo omofobi, odiamo le donne e siamo razzisti. Semplicemente è una presa in giro di chi fa quei commenti, di chi non li fa ma li pensa ed in generale di un atteggiamento che ha la nostra società verso determinate situazioni. Ma in realtà Checco mostra solo come uno sciocco potrebbe credere a quelle affermazioni. In Quo Vado, ad esempio, Checco deride una donna per essere il capo in un ufficio e il suo segretario per essere un maschio segretario, ma in realtà si rende ridicolo da solo perché è lì a fare questi commenti senza nessuno che gli dà alcuna retta, tutti lo guardano in silenzio. Quel momento non fa uso dei soliti cliché un po' autocompiangenti delle donne che non possono tenere il loro posto di lavoro ambito, che devono vestirsi in un certo modo, che devono fare certe cose. Siamo nel XXI secolo in Italia, così come la scena degli omosessuali in Cado dalle nubi. Se Checco si lamenta di due gay seduti accanto a lui in treno, si rende ridicolo da solo, punto, XXI secolo Italia. E ne ha per tutti, donne, omosessuali, stranieri, anziani, lui stesso, tutti ne cadono vittima, tutti cadono vittima delle sue battute. E fanno ridere, non siamo persone cattive a ridere di queste battute, perché in fondo stiamo ridendo di noi stessi, anche se non siamo magari la persona che ha fatto il commento, siamo come gli altri personaggi nei film di Checco che non lo fermano, come la scena del battesimo in Che bella giornata, in cui Checco fa una battuta che potrebbe essere considerata un po' spinta e nessun altro presente in quel momento lo ferma o lo critica. Tutti rimangono in silenzio, addirittura vogliono che si sbrighi un po' in fretta la situazione, vogliono andare dentro a fare il battesimo. Quante volte noi nella vita vediamo succedere queste situazioni e lasciamo correre? Alla fine Checco prende in giro anche noi, ci va bene tutto quanto, no? Siamo in Italia, siamo tutti rilassati. Parlando nello specifico di Tolo Tolo, immaginatevi Checco in Africa e tutti i commenti che potrebbero uscirne. Esce di tutto e di più, da commenti sul terrorismo, sul fascismo, sul vivere in condizioni di povertà, sulle parti del corpo, su tutto. Veramente tutto. Ad esempio ci sono un paio di battute sul terrorismo, una in particolare che associa il migrante medio ad un terrorista e fa ridere. Ma non stiamo ridendo del terrorismo, dei migliaia di morti, delle ripercussioni in certi paesi che ci metteranno anni a riprendersi. Tolo Tolo è un film molto attuale che tratta di tematiche che al giorno d'oggi sono sulla bocca di tutti. E mentre noi ridiamo perché in Africa ce l'hanno più grosso e Checco è con i mocassini di Prada o Gucci nel deserto, il film ci fa ragionare. Ci sono film e documentari che hanno trattato il tema dell'immigrazione dall'Africa all'Italia in modo più serio, più impegnato cinematograficamente. Ad esempio Fuoco a mare, un documentario stupendo che però non ha raggiunto un pubblico così vasto. Fuoco a mare, purtroppo, non sarà mai conosciuto tanto quanto una canzone di Checco Zalone sull'immigrato che spinge il carrello fuori dal supermercato. Se si vuole far passare un messaggio importante a tante persone in un contesto come quello di oggi in cui vogliamo le informazioni facili, le vogliamo subito, le vogliamo ridotte, bisogna inserirlo in un contesto più semplice, come quello di Claudio Bisio, milanese doc, che in Benvenuti al Sud finisce a lavorare a Napoli, o il modo in cui Piff ci parla della mafia facendoci ridere. I concetti, purtroppo per fortuna, ci rimangono in testa di più. Fuoco a mare è tutta un'altra cosa a livello di regie, inquadratura, serietà, fa piangere ed in alcuni momenti quasi vomitare. Ma Tolo Tolo ripropone le stesse tematiche ad un pubblico vastissimo. Lo può vedere il dodicenne che vuole ridere perché c'è Checco fuori forma, nudo nel deserto, lo può vedere chi vuole vederci un significato più profondo, oppure se lo può vedere quello che vuole semplicemente vedersi una commedia, vuole farsi la risata. È adatto veramente a tutti, però rimane quel qualcosina in più. Almeno la gente poi ne parla, ne stiamo parlando adesso. C'è sempre quel terrore di
offendere le persone se si parla di qualcosa. C'è un modo di parlare delle cose e se si parla in modo educato è il primo step di un processo costruttivo. A mio parere sono molto più inutili ed offensive le catene su Facebook sui 35 euro ai migranti, perché se no altrimenti continuiamo a fare film comici su tette, culi e scoregge. Continuiamo a vivere con la mentalità paraocchi a quello che sta succedendo nel mondo e riempiamo i vuoti con il buongiornissimo caffè e l'idea che i neri, i generici neri marocchini della generica Africa del Medio Oriente, siano semplicemente qui per rubarci il lavoro. E anche questo viene trattato in Tolo Tolo, per questo mi è piaciuto così tanto. Ci sono i talk show in cui la gente si urla addosso, che come delle scimmie nella gabbia, con frasi sparate senza senso. Prima gli italiani, perché ci sono alcuni, fortunatamente rari individui, che mettendo in una conversazione la combo Greta Thunberg, Salvini, Movimento 5 Stelle e reddito di cittadinanza diventano immediatamente degli statisti. Ma queste persone, un mezzo video su quello che sta succedendo veramente, indipendentemente dalla loro idea politica, un mezzo video sull'Africa, oltre a Greta Thunberg, Salvini, Movimento 5 Stelle, eccetera, l'hanno mai visto? Perché penso che per questi pochi, fortunatamente rari individui, Tolo Tolo sarà la prima volta che per 2 ore devono vedere solo Africa e i migranti e non solo i 3 minuti di servizio su Studio Aperto e poi passiamo alle nuove tette di Belen. Quindi forse Tolo Tolo è il film di Luca Medici con più impegno nel trasmettere un significato, indipendentemente dal punto di vista politico. Questo film non vi convince di nulla, fa vedere delle situazioni e vi vuole far ragionare. È una semplice commedia, ma con qualcosa che rimane in più. A volte c'è questo atteggiamento da puzza sotto il naso, da Checco Zalone è solo una roba da boomer, io guardo solo progetti impegnati di David Lynch, ma se qualcuno venisse a sapere che guardo Camera Café, la mia vita sarebbe finita. Poi comunque, indipendentemente dal tema immigrazione, il film è pieno di scene che fanno ridere a crepapelle, da gente senza alcuna qualifica o conoscenza base che dal nulla raggiunge posizioni altissime di potere, guardie giurate sul cellulare, insomma tantissimi momenti che fanno veramente ridere. Purtroppo non posso dirli tutti perché non voglio veramente rovinare nulla. Mi dispiace non poterne parlare più approfonditamente, ma vi consiglio di andare a guardarlo. E mi raccomando, voglio sapere la vostra opinione su tutto ciò, quindi lasciate un commento qui sotto. Spero vi sia piaciuto questo video, se così fosse ricordate di iscrivervi e ci vediamo presto. Ciao!